Ciao, mi chiamo Lella. Per molti anni il mio peso è stato di circa 167 kg per solo 1,58 m di altezza. Benvenuti in questo nuovo video. A quanto pare la giornata delle persone gravemente obese non passa mai. Allora, siamo sopravvissuti a 8 ore di lavoro d'ufficio, tralasciando tutto quello che succede. Si torna finalmente a casa dolce casa. Ma perché tornare a casa e non fare un aperitivo con gli amici come fanno le persone normali? Come si diceva, bisogna vedere dal punto di vista logistico come sono messe le strutture. Dove si farà? Di solito la persona obesa fa un sacco di domande. Dove andiamo? Ma stiamo fuori o ci mettiamo dentro? Quando si poteva scegliere prima di quello che sta succedendo nel mondo. Io ero arrivata al punto di riuscire a colpo d'occhio a capire se una sedia poteva contenere il mio peso, a passare prima nei luoghi per vedere come erano fatti, a entrare in ava scoperta nei locali con la scusa di essere gentile e di vedere che fosse tutto a posto. Ero arrivata al punto di riuscire a stare seduta pur restando un po' in piedi. Avete presente? Quando non siete... Adesso sono completamente rilassata. Ero sempre un po' così. Che vitaccia, vero? E questa è la riflessione. Perché bisogna vivere così? Stiamo parlando di una giornata ordinaria dove non abbiamo fatto ancora niente, ma niente. Sentite la pesantezza del mio racconto per quanto io cerchi di alleggerirvelo? Quanti video ho fatto finora solo per spiegarvi un minimo di giornata della persona obesa, che è la stessa giornata che stai facendo tu adesso che sei seduto sul divano e stai mangiando dei popcorn magari o qualcos'altro. La persona obesa vorrebbe tornare a casa o vorrebbe ritrovarsi con gli amici, andare al cinema. Ci sono addirittura dei multisala dove l'obeso non entra, deve sedersi sui gradini. Voi ci andreste al cinema sapendo che dovete stare seduto sui gradini? Un'altra cosa interessante sono le porte, se così si chiamano, delle banche. Quando entri ti dicono prego entrare uno alla volta, ma sei entrato solo tu. I teatri, quei bei palchetti del teatro, quanto adoro il teatro, però per tanti anni ho scelto di stare in platea e non sul palchetto. Non pensate che perché avevo pensato che cedesse direttamente il palco, non ero arrivata a quei livelli di follia, ma più o meno stiamo là. Quante cose ci priviamo a causa della nostra obesità, soprattutto quando ci propongono una bella passeggiata e noi nella nostra testa iniziamo a visualizzare il cammino di Santiago. So che fa sorridere, sto cercando apposta di rendere più delicati, più morbidi questi video, perché è una nuova esperienza anche per me. Io ho altri 2 canali dove sono molto più simpatica, molto più sorridente, ma non posso ridere di me stessa, soprattutto delle persone che sono ancora in quella grave condizione, che io definisco e continuerò a definire per tutta la vita grave condizione. Per me l'obesità è una malattia, senza se e senza ma. Per cui spesso l'obeso dice no, me ne torno a casa, ok? Facciamo un salto temporale perché altrimenti davvero questa giornata è interminabile. Finalmente si va a letto. Che bello quando si va a letto. Quale letto? Una volta una cara amica mi aveva fatto una prenotazione per farmi andare da lei nella sua città e aveva prenotato una stanza singola. Era così contenta di avermi prenotato il miglior hotel della città. Io ho dovuto chiederle: mi prenoti per favore una piazza e mezza? Perché nel letto singolo non ci stavo, potevo romperlo. Voi obesi quanti letti avete rotto? Quanti divani avete rotto? Quante sedie avete rotto? Erano quelli di casa vostra o erano quelli altrui? Una volta sono andata a cena da amici e gli ho rotto una sedia. Loro non me l'hanno mai detto, né tantomeno io ho fatto parola della cosa per evitare il solito tremendo imbarazzo. Concludo questa serie di video sulla giornata di un obeso con queste riflessioni.
Mettiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ho i dati sott'occhio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice riguardo al 2016 che 1900 milioni di adulti erano sovrappeso, 650 milioni di adulti obesi. Per obesità si intende quando si supera il BMI del 30. Il BMI è l'indice di massa corporea, che dovrebbe essere tra i 18 e i 25. Per intenderci, io che sono alto 1,58 m, secondo questi dati dovrei pesare tra i 47, io 47, e i 60 kg. Va bene, non commento i 47. Superati i 60 kg fino ai 65, 66, 67 sei una donna sovrappeso. Intorno ai 70 kg inizia la tua obesità di primo grado, che ci piaccia o no. Poi da lì si raggiungono vette pazzesche. Secondo questi dati, mettiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si decida a creare un mondo parallelo. Sedie che siano il doppio, divani, doppie cinture, letti di ferro, tutto quello che volete. Finalmente non ci sono più problemi legati alle strutture, un po' come si cerca di fare per altre forme di disabilità. Ok, abbiamo risolto il problema, è tutto finalmente alla nostra misura. Andiamo a vederci il cinema d'amore che abbiamo desiderato vedere per mesi e abbiamo una mega poltrona, ci possiamo anche stendere. Andiamo in aereo, abbiamo 4 posti al costo di 1. Mettiamo che questa sia equità. Il nostro corpo, non questo, la parte interiore, il cuore, il fegato, i reni, la struttura delle vene, i muscoli, le nostre ossa, il nostro cervello, la parte interiore del corpo, che cosa ne pensa? Ve lo siete mai chiesti? Il tuo corpo, quello vero, oltre, sotto la tua pelle, quello che a quanto pare non ha parola, però in ogni modo comunica con te, la tua vera struttura, ciò che sei davvero, che cosa ne pensa di questo peso? Ne parleremo nel prossimo video.